di arrivare in Italia avevo fatto tante mostre, di arrivare a vivere in Italia, avevo fatto tante mostre, per cui senz'altro è un posto che mi piaceva e anche perché è pieno di arte, delle cose che mi interessano, per cui nel momento che sono proprio venuta a vivere qua, in qualche modo c'era già un interesse molto grande, conoscevo la lingua, per cui è stato molto facile, avevo le gallerie, mostre, quindi mi sono sentita molto accolta presto. In genere penso che non c'è un momento di epifania dove uno pensa che adesso sono italiana e non sono altro. Cioè, come Argentina e anche come tanti altri argentini vengono dei paesi, cioè, di immigrazione, per cui in qualche modo non sono io a aver cominciato questo viaggio, se no sono stati i miei nonni a andare in Argentina e poi adesso io torno, per cui penso che anche come italiana non c'è un'identità così fissa. In un momento tu ti puoi sentire più italiano, più argentino o più spagnola, nel mio caso, perché ho vissuto 15 anni in Spagna, 15 anni dove ho lavorato, per cui anni fondamentali non italiani. Per me non è stato difficile, non è difficile per me sentirmi in casa, anzi anche quando sono venuta a vivere qua tanti miei amici mi dicevano sei tornata, ma io in realtà non avevo mai vissuto qua, quindi non ero tornata da nessuna parte, però questa cosa cioè, mi fa sentire veramente, non so se gli altri leggono in me questa cosa, ma io lo sento così. Cioè, se uno pensa a che caratteristica uno può trovare negli italiani, secondo me la cosa più importante per me almeno è sempre l'arte. C'è un gusto per l'estetica che io sempre ho studiato e sento questa una cosa molto forte. Ma comunque penso che il fatto che Italia è fatta molto nuova come nazione, nel senso che prima Italia, non so, nel 1861, no? È una Italia, per cui è formata già da tanti paesi, popoli che sono immigrati qua, per cui questa ricchezza di mixtura che ha, forse è quello che sento che è la caratteristica più importante. Ho 23 anni, in questo momento abito a Milano, abito qui da 4 anni quasi. Sono nata a Verona, però sono cresciuta a Reggio Emilia, dove ho fatto tutte le scuole elementari, medie e superiori. I miei genitori appunto si sono spostati dal Ghana per venire qua in Italia per poter dare un futuro migliore a me e ai miei fratelli. E vivere in Italia, diciamo che sono cresciuta qui, perciò è casa mia, tutto quello che io conosco riguarda l'Italia, tutte le mie prime esperienze, le mie prime parole, le prime cose che ho imparato provengono dall'Italia perché appunto sono cresciuta qua. Ovviamente ci sono dei momenti o episodi che sono successi che spesso mi fanno chiedere, oppure ho qualche dubbio, non del fatto di essere italiana, forse più che altro del fatto che le persone forse non accettano questa mia cosa, oppure hanno qualche dubbio, oppure si fanno molte domande sul fatto che io sia italiana, ma che appunto il mio aspetto non è proprio come una persona associerebbe la persona italiana. Diciamo che all'elementare ho sempre sono sempre andata d'accordo con gli altri bambini e tutto il resto, però quando si è piccoli diciamo che possono succedere magari dei piccoli episodi e finché sei piccolo forse non te ne rendi conto tu stessa che vivi l'esperienza e ovviamente a volte non si rendono conto anche i bambini, però man mano che cresci ti chiedi se davvero è necessario, soprattutto per le altre persone, comportarsi in un certo modo oppure farti delle domande che per te
tu dai per scontato, tu sei nata e cresciuta qui e dai molte cose per scontate. Io sono italiana, io sono nata qui e a volte quando mi pongono delle domande io mi chiedo perché me le fai, nel senso sono cresciuta qui, tutto il mio mondo è qua. E in questo senso a volte mi ritrovo mi ritrovo ferma dove a volte non so in che direzione andare. Sono italiana, ma gli altri molto spesso non riconoscono questa mia cittadinanza, questa mia nazionalità, perché non rifletto quello che per loro magari può essere l'essere italiano. Ok, l'immigrazione in Italia è un discorso molto, molto importante, molto particolare, soprattutto in questo periodo. Io parlo dal punto di vista appunto di una persona che comunque la mia famiglia è venuta dal Ghana, hanno preso un aereo, hanno deciso di venire qui e di poter permettere appunto ai propri figli di avere un futuro migliore, ma anche a se stessi. E spesso crescendo ho capito molto quello che volevano fare, che era quello di potermi permettere di essere libera in qualsiasi scelta in cui faccio. E spesso quando vedo i notiziari, vedo che ci sono tutte queste persone che vengono e tutto il resto, la loro storia ovviamente è diversa dalla mia ed è diversa da quella dei miei genitori, però ho molta empatia nei loro confronti perché capisco in un certo senso da dove vengono, capisco che la loro situazione non è semplice e capisco anche che anche loro, come hanno fatto i miei genitori, vogliono poter dare un futuro migliore a se stessi, ma anche ai propri figli. E la sensazione di stare in un luogo dove il tuo figlio non sta bene, non è al sicuro, che da un momento all'altro, senza nessun tipo di anche giustificazione oppure di ragione, di motivo valido, la tua vita può svanire, può finire solamente per qualsiasi motivo, che sia politico, che sia religioso. Penso che nonostante io abbia 23 anni e non abbia figli, anch'io farei la stessa cosa per il mio futuro e per gli altri. E penso che spesso quando la gente si rifiuta e quando ha questi non dico pensieri negativi, però si rifiuta appunto di aiutare, è perché spesso non si mettono al posto di queste persone. Voglio dire, nessuno vuole vivere una vita dove non sa, non sa il proprio domani, oppure dove ha paura e dove sa che da un momento all'altro può non esserci più per nessuna motivazione valida. E ho conosciuto ragazzi proprio, non parlo di persone adulte, ma ragazzi che anche sono venuti hanno fatto questo percorso, questo viaggio lungo, e le loro storie sono storie che io, pensandoci, dico non hanno senso per me, soprattutto perché a me è stata data la possibilità di avere questo futuro e a me è stata data la possibilità di vivere come sto vivendo adesso. Perciò quando ci penso dico, perché non darlo anche a loro? E posso capire qualsiasi discorso politico, qualsiasi discorso economico oppure religioso che ci sia dentro, però direi proprio che è difficile, sì, però allo stesso momento quando ci penso e penso che a me appunto sia stata data questa possibilità, è un po' triste e brutto il fatto che anche agli altri non è impedito, perché vengono accolti, però in un certo senso vengono bloccati poi da tutte le altre cose che sono burocratiche e tutto il resto. Di essere italiana, io sono semplicemente italiana, nel senso che sono nata, sono cresciuta qui, ho vissuto tutta la mia vita qua, perciò tutto quello che conosco riguarda l'Italia. Gli italiani sono persone molto, molto calde, ospitali, nel senso siamo ospitali e ci piace stare insieme.
gli italiani piace, ci piace stare insieme, ci piace mangiare insieme. Il cibo per noi italiani è una cosa molto fondamentale, ci accomuna l'una con l'altra. E sì, siamo molto affezionati alla nostra cultura, quelli che possono essere quella che è l'arte, e la storia e tutto il resto. E perciò guardando questa domanda dell'essere fiera o no, allo stesso momento posso dire di essere fiera del posto in cui sono nata, del posto in cui sono cresciuta e del posto che fa parte di me, però allo stesso momento non sentirmi abbastanza rappresentata da questo posto, diciamo che è il lato più negativo, però voglio dire, siamo un posto caldo, siamo persone molto solari, ci piace la compagnia, anche scoprire altri luoghi per noi italiani è tipo... Spesso mi succede anche quest'altra cosa, che io sono in Italia e mi viene sempre posta la domanda: di dove sei? Da dove vieni? E sei tipo, ok, io sono italiana. Oppure spesso mi fanno questa domanda: allora di dove sei? E io rispondo: che cosa intendi dire? Perché spesso la gente, neanche le persone stesse sanno che cos'è che stanno chiedendo. E io rispondo: che cosa intendi dire? Oh, intendo dire dove è nata? E io rispondo: sono nata a Verona. E allora la gente realizza e capisce che non era la domanda che volevano chiedere, e volevano sapere di dove erano i miei genitori, perciò quali erano le mie origini. Sono del Ghana. Oppure quando vado in Ghana e a volte quando parlo con persone del Ghana, spesso mi sento anche ghanese, perché alla fine sono anche quello. Però loro dicono: sì, ma tu sei nata e cresciuta in Italia, non puoi considerarti proprio ghanese se sei nata in Italia, tu sei italiana. E allora lì è un bel punto di domanda, nel senso, per gli altri, perché per gli altri sono per un posto sono una cosa, per l'altro posto sono un'altra. Mi chiamo Gabriele, ho 25 anni e sono italiano. Vengo dal sud, da Palermo, in Sicilia, e adesso vivo qua a Milano, che è invece al nord. La mia famiglia è italiana da generazioni, e appunto la classica famiglia che sta sempre a tavola insieme, si mangia insieme, si cresce insieme, si sta a casa insieme, si vive quell'atmosfera molto italiana di accoglienza e di amore l'uno per l'altro. Vivo a Milano da 10 mesi ed è molto diverso in qualche modo, anche se è sempre Italia, però è un poco diverso perché qua l'atmosfera anche di famiglia stessa è molto più fredda, molto più distante, e appunto quando con la mia famiglia mangiavamo insieme a casa, stessa casa, stesso tavolo, stesse persone. È decisamente diverso qui al nord. Sono cresciuto a Palermo, in Sicilia. Vivevo lì in campagna con i miei amici, ho fatto scuola fino a 20 anni, sono stato a Palermo, e ho visto appunto la mentalità un poco cambiare, ma comunque rimanere aperta. E quando parlo di mentalità parlo di quella voglia di crescere, di andare avanti, però invece non volerlo e volere rimanere dove si è. Quindi vedere un po' questo mi ha fatto un po' pensare se davvero volevo rimanere là. Come italiano, ovviamente vuoi rimanere nel tuo paese, vuoi che le cose cambino, vuoi fare qualcosa per il tuo paese, però sei da solo, sei un poco sei una goccia in un oceano, quindi ho visto persone, dato che a Palermo anche o in Sicilia o nel sud anche in generale,
anche il fatto del lavoro, di trovare lavoro lì non ci fosse davvero. E vedere invece le persone lasciare il sud per andare al nord, perché al nord c'è più lavoro, al nord si sta meglio perché si cerca di andare avanti. E quindi già vedere questa specie di migrazione dal sud verso il nord, dove le persone cercano quella speranza di avere un lavoro, di poter stare insieme, poter crescere insieme e soprattutto creare e stabilirsi in quella che può essere la loro famiglia o la loro vita. E ho visto questo, ho visto anche persone del nord avere lo stesso tipo di situazione, di storia. Magari al sud non c'era lavoro e quindi si preferiva andare al nord per trovare quella speranza lavorativa. Però la stessa cosa qui al nord, dato che già sono avanti, dato che già comunque sono a un livello più avanti rispetto al sud, vedere persone invece del nord andare fuori dall'Italia, migrare verso paesi come UK, fuori viene vista come una nazione molto con degli stereotipi che sono come il cibo, quindi la pasta, il pane, la pizza, o i balli come la tarantella, o un modo di parlare molto mentre invece l'Italia viene rappresentata molto male fuori. L'Italia è una nazione con una cultura forte, una cultura non solo con un modo di parlare che è quello che si sente, ma invece è un quasi qualcosa che viene da dentro, anche perché in diverse parti dell'Italia viene parlato un accento diverso, c'è una cultura diversa anche da città in città, c'è un dialetto diverso, è tutto diverso all'interno dell'Italia, mentre fuori veniamo rappresentati da quello che magari non è un pensiero, porta un modo di vedere l'Italia fuori dall'Italia molto diverso o minimalista, o appunto quello che non è, veniamo rappresentati da un'idea di Italia che non lo è, perché sì, l'Italia è un bel posto, abbiamo dei bei posti qui, abbiamo Amalfi, abbiamo la Sicilia, la Sardegna, abbiamo posti bellissimi in Italia, Venezia anche, però l'Italia non è solo questo, l'Italia è anche un paese che vuole fare, un paese innovativo, un paese dove figure come Michelangelo, Leonardo da Vinci sono venuti, e quindi l'Italia è molto ha questo spirito, uno spirito da pioniere, uno spirito da innovatore. L'Italia è un bel posto, piena di cose, di posti eccetera, dove puoi avere il mare, dove puoi avere la montagna, dove puoi avere la campagna, il verde, puoi avere tante cose in Italia. Però c'è una cosa magari che dovrebbe invece saper migliorare per far sì che le persone possano vivere più serenamente. Questa è la gestione delle risorse umane, la gestione delle risorse materiali. L'Italia deve saper usare e sfruttare quelle che sono le sue risorse al 100%, così che possa migliorare e andare più avanti, perché l'Italia è fatta da persone, se vuole andare avanti deve saper sfruttare quelle in maniera molto più accurata, così che come paese possa muoversi più avanti e possa saper andare avanti con quelle che sono le persone lì. Mi chiamo Gabriele Cricchio e sono italiano. Sono Angela Mensa e sono italiana. Soy Elisabetta Aro, soy argentina e sono anche italiana.